buongiorno a tutti. Ciao a tutti. Siamo in compagnia del nostro ormai famosissimo Riccardo a.k.a. I Love Cicicocchi, del nostro Clifford che è al di là della telecamera, però ovviamente voi non potete vederlo, ma Hola, c'è. ci sono. Ecco, abbiamo avuto prova che c'è. E siamo nella mia casetta di campagna dove un giorno ho intenzione di fare un torneo open air, spero presto. Nel caso abbiamo questo bellissimo portico in ristrutturazione che nel momento in cui ci sarà il torneo contiamo di avere già a disposizione. Accadrà perché l'ha deciso lui. E siamo qui per un video completamente diverso dal solito. Non sarà una profile, non sarà nulla del genere, nulla di cosa a cui siete abituati, ma sarà un salto nel passato fino al presente a raccontarvi la storia della nostra accademia. Oggi studiamo storia, signori. Esatto, e partendo da quando io e lui ci siamo conosciuti, dal gioco, dallo Yu-Gi-Oh! Bolognese, come è diventato uno dei più importanti d'Italia, fino a fare questo time skip di più di 10 anni che ci ha portato adesso a quello che siamo, a essere insomma una realtà consolidata all'interno della community di GOT mondiale, giusto? 12 anni e mezzo. 12 anni e mezzo. E quindi preparatevi perché sarà un bel revival, diciamo. E, tra l'altro, tutte le volte che sul nostro Discord la gente vuole sapere cose di noi, io gli devo sempre ripetere la stessa storia. Allora ho pensato, ma facciamo un video in cui racconto tutto, così gli mando direttamente quello e risolviamo la questione. Yeah? A più tardi. E noi ci siamo conosciuti tra il 2004 e il 2005. Esatto. Io ho iniziato a giocare seconda metà del 2004. Ho preso delle sberle 04 con un mazzo con insetto mangia uomini contro Light and Dark con scelta dolorosa. Non poteva essere peggio di così. Mai male come me. E primo torneo. Lui sì, anche lui ha avuto il suo bel da fare all'inizio, anche perché Bologna non era proprio sta città super mega prestigiosa. C'era Esatto. Milano. Come in tutte le cose all'inizio c'è la famosa gavetta. E Milano in Italia che aveva Milano era Memoli, l'istituzione Lenti, del Yu-Gi-Oh! Tramite il team United We Stand con Lenti, Memoli, Mancini, Longo, Mirko Milani e altri giocatori. Mirko Milani, esatto. Altri giocatori contornati comunque di altissimo livello. E c'erano solo loro in Italia, praticamente dominavano la scena nazionale finché Bologna non ha cominciato ad acquisire un po' di prestigio. E questo proprio in concomitanza col GOT, cioè quando il GOT era il formato avanzato dell'epoca. Esatto. E tu cosa, cioè, ti eri fatto un last chance se non ricordo male? Guarda, è il ricordo più grande che ho in tutto il tempo in cui ho giocato a Yu-Gi-Oh! Proprio il formato GOT, ed è il motivo per cui adesso mi sto dedicando a quello, perché ricostruisce tutte le fasi che ho attraversato dal momento iniziale fino a proprio la top 8 che avvenne nel GOT, che ai tempi era il formato 2005. avanzato. Vediamo proprio da un 2004 in cui dopo tantissime partite vado con Ricky e Alessio, che saluto, che fanno parte anche dei nostri circuiti, e mi presentai il mio primo last chance con le carte senza sleeve e praticamente feci 0-10, in cui il mitico Stefano Fudo Simoncini, a cui mandiamo un saluto perché gli vogliamo bene, sempre, figura per me storica, vide che io avevo delle carte che non rispettavano la lista delle limitate, giocavo 3 buchi neri e avevo purtroppo delle carte tarocche, e mi disse proprio: guarda, nonostante sei ultimo non riesco a farti concludere il torneo, mi dispiace ma sei stato eliminato. Non posso farti giocare con 3 buchi neri. Da lì sono arrivata a casa e ho detto: voglio continuare a giocare o non voglio continuare. Allora ho iniziato più spesso ad andare al mitico Blues Brother, dove ho effettuato un salto di qualità grazie ad una persona che ricorderò e ringrazierò per sempre, il mio mitico amico Dosi Mattia, classe 86, un anno in più di me, che mi prese, mi allevò,
con tantissime banane split, metteva il gelato con la banana, ci facevamo merenda praticamente, e i mitici pranzi mi ha fatto conoscere cos'è il Light and Dark, perché prima giocavo il mio mazzo con gli arcidemoni, soldati di pietra e il gemelli. Esatto. E da lì mi portò proprio nella patria dello Yu-Gi-Oh! Che era Milano, ed ebbi l'emozione di conoscere tutti questi giocatori fortissimi. E vedi come un piccolo calciatore che vede Cristiano Ronaldo per la prima volta. Fino a presentarmi il giorno prima alla Chance, questa volta molto preparato, e ho fatto 10 vinto una persa, arrivando secondo classificato su centinaia di persone, qualificandomi in nazionali del gioco che adesso è il GOT. E il momento più e al nazionale stesso indescrivibile, al nazionale stesso, in cui ero già contento di essermi qualificato, e si parte 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, e con la fortuna, non dico del principiante, ma di un giocatore che non era forte, ma era medio, di livello medio. Mi ricorderò sempre, il mio avversario aveva un +5 di vantaggio carte, io avevo uno scapegoat e basta, stava a 7000 danni, ho pescato soldato cannone, 6 deccato, 8000 tondi, e ho vinto così, più la partita della bolla, in cui io stavo a 6100 danni, il mio avversario a 6200, e ho pescato ring su Kiko, ricordi indimenticabili. E ho fatto finalmente questa top 8, avendo avuto l'onore di parlare con persone come Lenti Mancini, che ho rivisto tuttora in questa seconda fase, ed è arrivata la top al nazionale, ed è un momento che non mi dimenticherò mai. Da lì avvenne il salto di qualità. Avvenne il salto, e iniziò l'ascesa in questo periodo che io chiamo avanti Cecicocchi, perché c'è l'avanti Cecicocchi e il dopo, post Cecicocchi, e il dopo Cecicocchi, quando conobbi Cecicocchi, a livello di insomma il mio orientamento religioso. E tra l'altro da lì tutta Bologna ebbe un bel salto di qualità, perché poi vennero fuori giocatori come Pasciucco, che credo che sia stato il suo primo studente. Sì, il mio miglior allievo. E i due fratelli Ali, esatto. Momo, il più grande, primo posto alla Svizzera dell'Europeo 2006 e top al nazionale, anche lì anno di soddisfazioni. Sì. E Andrea Marino, Luca Nurisso, cioè tantissimi giocatori, Abdegari finti, fans, proprio che salutiamo. Uno proprio che salutiamo, e quindi c'è cominciata mentre prima Milano era Bologna solo quella, Bologna contro Milano, c'è stata una certa rivalità, sì, fino ad arrivare al momento purtroppo del crollo, con la nascita del DAD, che è un momento Phantom Darkness. Per un po' tutti noi vecchia scuola è stato un brutto momento, perché Yugi non era più quello a cui eravamo abituati, e lì provocò il crollo della community bolognese, che cadde in un sonno senza risveglio, che poi insomma si è risvegliata. Io continuai tipo 2 anni solo ad arbitrare. Poi esatto. Nel 2009 tipo io fui il primo di questo movimento. Lui vide lo spoiler da Mantova, lui vide lo spoiler del DAD prima che uscisse, ha detto ok, basta, ho chiuso, io non ne voglio più sapere. Sono andato a Mantova a fare la Summer Cup, ho perso 2-0 in amichevole, un mirror di mazzo DAD con una persona con cui non avrei mai perso mesi prima. Ho detto ragazzi, il gioco è finito, vado a farmi una bella partita a scacchi. E dopo pochi mesi ha smesso tutta la community bolognese. Per me è stato a livello psicologico un crollo pazzesco, a tal punto da rimuovere tutto quello che riguardasse lo Yu-Gi-Oh! Perché purtroppo era una bellissima realtà che non esisteva più. E quindi è successo che per più di 10 anni io non ho toccato una figurina, lui non ha toccato una figurina. Cioè tutto il periodo che va dalla fine dei primi anni 2000 fino a 2-3 anni fa massimo, Yu-Gi-Oh! L'abbiamo completamente messo nel dimenticatoio. Qualcosa di sporadico l'ho fatto con alcuni della vecchia scuola, tipo appunto Momo. Loro hanno continuato a fare tornei for Perfect fun Circle, for fun. Io mi sono sempre rifiutato, ho detto quando una cosa non c'è più, non c'è più. L'avevo invitato, perché non è che io non l'avessi contattato, categorico, ma lui visualizzava, non mi calcolava di striscio. Esatto. Praticamente per lui aveva, cioè fosse stato per lui, aveva già messo una pietra sopra tutto, la parola fine a tutto il suo rapporto con Yu-Gi-Oh! Erano anche i tempi in cui il tempo che dedico adesso al GOT lo dedicavo alle donne, quindi ero molto impegnato. Onestissimo. 35 kg in meno, era un'altra vita. Vai pure. Finché 2020, sollevamento del primo lockdown del Covid, che ricordiamo è durato un bel po'.
Io sono in centro per puro caso e incontro un altro ragazzo di nome Gabriel che faceva Yu-Gi-Oh! Ai tempi già del GOT, ma era praticamente un pischello e giocava anche ad Advanced. Mi disse: Ah, ti riconosco, tu sei Lorenzo, sei quello che arbitrava gli eventi. Sì, 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 sono io, ma non torni a giocare? Dico, no, perché non è più quello di una volta. E lui mi fa: Ma sai che esiste un formato che si chiama GOT? Io, prima volta in tutta la mia vita, 2020, che sentivo parlare di sto GOT. Di cosa si tratta? Lui mi ha spiegato: Banlist 2005, Meta 2005, e c'è una community radicata a livello mondiale con tanto di campionato mondiale vero e proprio. Io dico, ma interessante. E la prima persona con cui ne parlai di questo GOT fu un altro old school, uno di quelli con cui facevo i tornei Perfect Circle di cui parlavo prima, William Lotti, detto Willy, altro suo Ho studente avuto il piacere insieme a di allenare Pasciucco. per un po' e l'ho aiutato molto a qualificarsi ai nazionali 2006. E Momento epico. Willy ancora adesso nutre una stima enorme per lui, lo vede come una divinità scesa in terra, giuro, davvero. E Willy mi disse: Tu devi dirlo assolutamente a Riccardo. E io gli dissi: Guarda, sono anni che provo a convincerlo a venire alle nostre cose, visualizza e non mi calcola di striscio. E Willy fa: Sì, ma qua c'è un mondiale, c'è una community, questo potrebbe interessargli. E io, vabbè, io la davo già per persa, pensavo che non mi avrebbe cagato neanche stavolta. E gli mando un messaggio, un papiro così, su Facebook, perché era l'unico contatto all'epoca che avevo di lui, in cui gli parlo del GOT, della community, del mondiale, eccetera. Stavolta, dopo 10 minuti, lui mi risponde e mi manda un papiro altrettanto lungo così, Esatto. in cui praticamente era il suo monologo interno Il mio oddio. thinking process, praticamente. No. E lì praticamente cosa successe dopo che hai letto quel messaggio dall'altra Dopo, parte? io avevo appena finito di lavorare in coop, mi è arrivato questo messaggio, sono stato chiuso in spogliatoio a scrivere questo papiro e poi nel rispetto di quello che aveva detto il mitico Bertis sono andato a casa dalla mia carissima nonna, ci siamo mangiati un piatto di tagliatelle a regole, uova strapazzate, ho detto nonna mi devo chiudere in camera per un tempo indeterminato, mi sono chiuso in camera più di 36 ore a riflettere. Non hai neanche dormito, cioè ci ha fatto la notte in bianco. Approfittando del giorno dopo libero dal lavoro e ho detto rinizio o non rinizio e insomma ho deciso di provare a ributtarmi superando le mie I tuoi forze fantasmi psicologiche mi verrebbe da dire. Erano i tuoi fantasmi. perché comunque io solo prendendo le carte in mano ero sicuro che sarei scoppiato a piangere perché mi riveniva in mente tutto e ho deciso di presentarmi ad una sessione di amichevoli Io, Willy che e hanno lui. fatto loro due con la promessa a me stesso di guardare basta e non maneggiare le Facciamo carte. due amichevoli a caso, io e Willy, proprio Due così. amichevoli Lui ci vede giocare, ci in guarda cui- e basta. in cui non mi, per farvi capire la mia situazione non mi ricordavo che cosa faceva Sakuretsu, cioè c'è Willy che lui ha fatto Tsukuyomi Mobius. su Mobius, attacco Sakuretsu, non mi ricordavo neanche cosa faceva, che è la carta che penso chiunque si ricorderà per l'eternità e avevo rimosso anche quello dalla Cioè, testa. cancellato la memoria proprio, completamente. Insomma, dopo non ce l'ho fatto, ho detto, oh beh, dammi sto mazzo, che faccio Ha di preso in partita. mano il mazzo con molto coraggio, si è Come- visto proprio l'emozione. Sì, sì, il Voi non tremoli- eravate lì, ma vi assicuro è stato bellissimo. Esatto, e ho deciso di fare un amichevole. Poi sono venuto a sapere che il giorno dopo avrebbero disputato un local. Un ma mini io- local a Games Academy di Bologna. Esatto, io avevo un impegno insaltabile, però l'ho saltato. Ho inventato una cosa che non faccio mai, ho inventato una marea di bugie per Sicuro di volerlo dire in pubblico per questo, di disdire- voler fare sta confessione. Ah, lo dico, chi aveva l'impegno capirà che ho detto un sacco di balle per potermi presentare a sto local e alle 20:58 Eri già lì. c'è stata l'entrata mistica con stupore dei ragazzi che vedevano Riccardo Gardi dopo Willy quando ti ha rivisto, tra l'altro, piccolo flashback, ti si è gettato che non si Esatto. staccava più proprio, una cosa assurda. E niente, qui ho avuto l'onore di fare un amichevole con Gabriel, c'è il video pazzesco in cui io dico Pumarola dal dialetto bolognese, devo con pomodoro mistico. Bolognesissimo. Esatto, e poi c'è stata la prima amichevole con
con Angela Menin, che grandissima judge, grandissimo personaggio, grandissima persona, salutiamo anche lei, di Standard. Lei mi ha disintegrato, mi ha battuto. Io ho giocato più o meno il mazzo che giocavo ai nazionali, ma ho fatto tanti di quei misplay che sono più dei miei anni, e le ho proprio detto: guarda, ricordati questa partita, perché tu un giorno potrai dire di aver battuto Riccardo Gardi. E dopo ho fatto 3-1, ho fatto un local decoroso nonostante non giocavo più, e dopo c'è stato l'inizio di questo bellissimo, questa bellissima avventura in questa seconda fase, che chiamo sì. dopo Ceci Cocchi, perché c'era già stata la conoscenza di Cecilia Cocchi, che saluto, a cui ho dedicato il mio account Dwelling Book. Esatto, e da qui il suo account praticamente su qualunque cosa. E questo è il percorso. E questo è come finisce l'intro. E praticamente da lì è cominciata l'idea di ricostituire la old school bolognese, e proprio in quel momento arriva la mazzata, quanti ostacoli, la mazzata, il secondo lockdown da Covid, che ci costringe di nuovo in zona rossa, tutti a casa, che allo stesso tempo però è diventata la nostra fortuna, è stato il punto forse importante di tutta la storia, perché da lì, come diceva sempre l'altra mia nonna paterna, la moneta ha sempre due facce. perché è da lì che è nata l'idea di sfruttare l'online, e da lì è nato il nostro server di Discord, che all'inizio era nato solo a cazzeggio, si chiamava Got Bologna, non c'era ancora la parola Academy dentro, sì. Era proprio nato per venire incontro al fatto che non ci potessimo incontrare di persona, e quindi sfruttavamo l'online. Da lì facemmo la nostra prima stagione accademica, vinta proprio da lui. Vabbè, stagione su Discord non si chiamava stagione accademica, la consideriamo tale perché il metodo era uguale, il punteggio era uguale, cioè la struttura è esattamente rimasta uguale. 3-0 al buon Simone De Giovanni, altro old school, giocatore più forte del mondo. Gli era 3-0 lo stesso. Può succedere, fatto un exploit. Bellissimo. E da lì succede il punto in cui tutto cambia, ovvero uno dei ragazzi che si allenava, che giocava con noi questi tornei, Giacomo Gaiba, a.k.a. Iago, che voi conoscete benissimo, fa un exploit assurdo, si qualifica al mondiale, arrivando secondo a un battendo Patreon. Giocatori storici e preparatissimi di questo gioco, uno dopo l'altro. Per chi sa come sono effettuati quei tornei, perdendo la prima, quindi andando subito in bracket dei perdenti, e dopo battendo lui è andato subito in losers bracket, Patrick Zero, veramente Moxie, Ghost Rider, Patrick Zero, Pitran XP. Sì, per perdere solo da Lucas, che salutiamo, come salutiamo tutti in finale. Ciao Daniel. Però insomma i posti ai mondiali c'era i primi due, e ottenne questa lui era un signor nessuno, era un signor nessuno, non lo calcolava, non lo conosceva nessuno, era un perfetto sconosciuto che andava a fare i Patreon proprio senza timori reverenziali nei confronti dei nomi, perché cioè, quelli che abbiamo detto prima erano nomi leggendari, anche adesso chiunque sa chi sia Moxie, Ghost Rider, eccetera, ma lui dal nulla, così con sommo stupore dei commentatori in streaming, si qualifica al mondiale. È arrivato in fondo. Da lì abbiamo avuto l'intuizione, io e lui, cioè il fatto che quando ti alleni costantemente con giocatori forti hai sia la voglia che il talento per farcela, avviene un miglioramento, e da lì l'idea di trasformarla in accademia. Questo è stato proprio il punto focale, la qualifica di Giacomo al mondiale. Bologna God Format Academy, esattamente, da cazzeggio semplice a una vera e propria scuola. Poi una volta che anche quella seconda zona rossa finalmente è terminata, abbiamo cercato di continuare il nostro impegno per far sì che la community anche dal vivo iniziasse a giocare. Esattamente, ed è qui che arriva il primo torneo organizzato dal circuito bolognese, che viene disputato a San Lazzaro, con un impegno pazzesco, cercando di reclutare tutte le all glory possibili e immaginabili. Si effettua un torneo di soli giocatori bolognesi di 18 persone, sempre vinto dal sottoscritto. La fortuna di aveva comprato anche la coppa, e l'ha ridata a se stesso, e praticamente l'ho preso io. Ho la fortuna del principiante. E qui arriva praticamente, dopo questo bellissimo torneo,
Purtroppo un'altra nota negativa, perché gli ostacoli non finivano mai. Praticamente realizzo che solo con le persone bolognesi il circuito arriverà a finire prima o poi, perché non arriva, non avendo la possibilità di acquisire nuove persone, cosa che purtroppo non ci è stata possibile perché i negozi del circuito bolognese non ci hanno dato le condizioni che noi volevamo e secondo me meritavamo. Quindi ci siamo organizzati in autonomia, ho pensato a un progetto per espandere la community ed è qui che arriva il torneo leggendario di Vado, il Cicicocchi Special Event. Cicicocchi Special Event, che io decido di disputare nella mia casa nuova appena inaugurata, che aveva un massimo cap di 27 persone, e ho detto: ragazzi, voglio mettere un torneo in cui i giocatori stanno bene, si divertono e hanno praticamente il pranzo completamente offerto. Ho offerto tutto: antipasto, tris di primi, bis di secondi, contorno e dessert. Ho detto: voglio vedere chi si presenta. Ed è qui che incredibilmente che hanno incominciato ad arrivare chiamate da ovunque e si è creato, penso, il torneo di GOT più forte mai disputato sulla faccia della terra, perché 27 persone, di cui 22/23, uso il termine pokeristico, erano top regular, tutti giocatori fortissimi provenienti da Milano, da Firenze, dal Veneto, da Rimini e da Forlì. E da qui che la community ha un'espansione, e qui faccio un saluto al mio caro amico Fintep Delgani, che decide di creare l'organizzazione facendo level up Greatest of All Time, che poi diventerà Shuffle Deck Gaming, e fare un circuito che qualifichi al nazionale, ricostruendo proprio l'atmosfera e le emozioni che provavamo tanto tempo fa nel nazionale. Qui torno all'Accademia, che dopo numerosi tornei in cui partecipano giocatori e dove il livello sale costantemente. Io personalmente a un torneo accademico ho fatto 0-4 per dire, tornei di altissimo livello, quindi grandissima istruzione, grandissima lezione, e praticamente dopo tante affermazioni della nostra accademia riusciamo ad allacciarsi al circuito di Shuffle Deck Gaming, e praticamente in maniera totalmente gratuita i nostri campionati danno ogni campionato trimestrale 4 posti al nazionale. Dai 2 ai 4 posti al nazionale SDG, quindi esatto, un riconoscimento del livello, del valore del livello che si è creato da noi. Quindi oltre che a livello provinciale si espande a livello nazionale, ma non finisce qui, perché cosa succede nella mentalità della nostra accademia, che è insegnare ai giocatori per dargli le basi del GOT e migliorare quelli che le basi ce le hanno già, per far scegliere loro che tipo di percorso avere, se giocare per divertimento, se provare a fare uno scalino in più, se provare a arrivare al massimo obiettivo immaginabile. Il tutto nel rispetto, caso, esatto, bravissimo, dell'ambiente, dell'amicizia, della positività e della lealtà. Ed è qui che i nostri allievi progrediscono, in cui abbiamo creato veramente dei mostri sacri. Sono i capisaldi della... Ed è qui che la community e l'accademia si espandono a livello mondiale, perché nel campionato mondiale a squadra che viene effettuato ogni anno, che anche noi stessi disputiamo col team la World League, e arriva la chiamata dei capitani dei team degli Stati Uniti, che reclutano da noi i nostri allievi per poter giocare il campionato a squadra. Pensa un po'. E questo credo che sia il punto importante del server della Bologna God Format Academy, perché a quanto io so praticamente tutti i server che parlano di God Format sono dedicati solo all'ambiente competitivo. Noi invece abbiamo la possibilità di scegliere fra giocatori affermati. Noi abbiamo la mania di allevare i giocatori, noi li creiamo, li facciamo crescere, avvalendoci tra l'altro non solo del nostro mentore numero 1 Riccardo, ma anche di altri old school pro che ho avuto la fortuna di poter contattare e portare dentro l'accademia. Johan Decon, Michel Gruner, Alvarado, Tim Rettish, che tra l'altro ha pure vinto una finale accademica a sue spese. Vero? Sì. E un momento, questo già l'avevo detto, ma conoscevano già da un'Italia-Germania del 2006, perché lui era diventato così forte, questo si è dimenticato di dirlo prima. Sono dimenticato di dirlo dall'emozione. Fu convocato a un'Italia-Germania nel 2006. Dopo il nazionale, le stesse persone che ammiravo come un bambino appassionato di calcio può vedere Cristiano Ronaldo e Messi. Io l'anno dopo giocavo con la nazionale e arrivai ad essere il miglior italiano, perché feci 10 vinto una persa, perdendo solo dall'attuale primo rating mondiale Victor Vittorio. Vittorio. Emozionante, indimenticabile.
ricordi indimenticabili, ragazzi. E E da lì, sì, insomma, questi a volte hanno partecipato attivamente anche ai nostri tornei, e per i nostri ragazzi giocare contro gente del genere è tanta roba, ma veramente tanta sia roba. a livello umano che a livello ludico. Esatto, Tantissimo. ma la cosa più importante è la positività. Sì. È quello che per me contraddistingue, e me l'ha detto anche Shifty, a cui mandiamo un altro saluto. Grande Oggi, Shifty. oggi i saluti si sprecano, Sì. e sono complimenti che a me hanno fatto oggettivamente molto piacere. E diceva: questo che fai tu è un ottimo modo per tenere la community sana, Attiva, allevare i giocatori dal livello 0 fino al livello crescita. È un modo per garantire che ci sia sempre energia nuova dentro il formato. E il messaggio finale che vogliamo dare è proprio che in questa seconda fase, in cui noi ripercorriamo il formato GOT, che è quello che ci ricorda più la nostra infanzia, ci dà le più grandi emozioni, non avverrà la fase di stacco che ha avuto il primo periodo in cui abbiamo vissuto Yu-Gi-Oh! In più formati. Perché che cosa succederà? Praticamente abbiamo già una community vastissima, e di queste persone preziosissime, che non sono numeri, ma sono persone, come dico sempre, le miglioriamo continuamente con tanta dedizione, compresi i loro amici che allargano la community. E in più ci stiamo occupando dell'assorbimento di tutte quelle generazioni che ai tempi della prima fase dello Yu-Gi-Oh! Avanti Cecicocchi erano troppo piccoli per giocare, quindi parliamo dei 95, dei 2000 e delle generazioni che verranno dopo, anche perché troppo piccoli, ma anche a livello economico, esatto, non... Esatto, perché un fattore che differenzia il GOT dallo Yu-Gi-Oh! Anche di una volta è che una volta gli staple costavano. Esatto, Farsi il mazzi costava. Black Luster Soldier costava dai 55 ai 60 euro, quindi c'erano persone che erano fortissime magari, ma erano costretti a giocare Esatto. triplo stregone del caos, per esempio. Però ora le cose sono cambiate, cioè il GOT, se lo vuoi giocare live, è un formato relativamente economico. Ora con pochissimi soldi ti fai un mazzo da vincere un mondiale, ti fai un pool di carte in modo da poter decidere quello che vuoi quando vuoi, il tutto come sempre contornato dal rispetto, dalla lealtà e dai valori dell'amicizia. Quindi la community sarà in continua espansione, quindi io fra anni sarò qua a parlare di questo mondo stupendo che è in continuo ampliamento, e la cosa bella è che anche uno non è che saremo ancora a parlare. assolutamente. La cosa bella è che non è che uno gioca a GOT o non gioca a GOT. Alla fine, anche quando uno si può dare una pausa, perché io parlo tantissimo anche con persone che provvisoriamente non giocano più, avrà sempre il suo Chaos Turbo, il suo Warrior, il suo Caprette, quello che vuoi comune. Cosa succederà? Fra anni, da papà di famiglia, magari la moglie e il bimbo andranno a fare un impegno per i fatti loro, c'è il torneo GOT a Bologna, prendono il mazzo, gli danno una spolverata, si presentano. Tanto nel frattempo non ha dovuto aggiornarsi sulle nuove carte, non ha dovuto aggiornarsi sulla nuova banlist, sempre carità, due di meno. All'insegna di Trinity di prima mano. E questo è il messaggio finale che vogliamo esatto dare. E la cosa di cui io mi preoccupo più di ogni altra è nel server tenere un ambiente positivo. E ovviamente, vabbè, di tanto in tanto lo sclero capita. Abbiamo fatto anche un canale vocale che si chiama Scleroticon, dove puoi sfogarti a volte anche per la somma gioia degli altri che ti vengono ad ascoltare. C'è una sezione dove tu ti metti, c'è chi ti viene a può capitare, cioè siamo umani. Esatto. Però esatto, l'amicizia prima di tutto. Esatto. E questo è tutto, direi. Abbiamo detto tutto quello che c'era da dire. Per me è stato bellissimo anche fare questo stato nel passato. Non so per Gianmarco dall'altra parte se ha avuto anche lui un po' i brividi dell'eccitazione, insomma, di fare questo. Abbiamo detto tutti, stiamo parlando di una realtà stupenda con dell'aria fresca sempre in crescita, siamo quasi 300 ormai, continuiamo a salire, siamo giunti alla 10ª stagione accademica, quindi insomma tanta roba veramente. Siamo in procinto di fare il nostro 3° compleanno. Esatto. E si spera che sarà un'avventura che vivremo ancora a lungo. Dal vostro Intentional Zero, I Love Cicicocchi e Glyphon, questo è tutto e ci vediamo alla prossima. Massima precisione. Ciao ciao.